Ciao a tutti, io sono Luca e questa è Running Experience. In questo video vi dirò come creare la tabella per la vostra maratona. Vi farò vedere una tabella esempio da cui prendere spunto. Questo poi sarà il video di una serie relative alla maratona, nei quali appunto andrò a creare delle tabelle utili per chi ha differenti esigenze di tempo. Per esempio chi avrà 8 settimane a disposizione, chi ne avrà 16, chi ne avrà 12 e così via. Correre una maratona è molto difficile e complesso e quindi questi punti risultano ancora più fondamentali. Capire da che stato di forma partiamo, quindi se da zero oppure abbiamo già una base su cui costruire una tabella, è fondamentale. La gara dovrà essere scelta più distante possibile, perché così avremo più tempo per allenarci ed inoltre bisognerà tener conto anche del mese. Per esempio io l'anno scorso ho corso Berlino e a Berlino la maratona è a settembre, mi sono quindi dovuto allenare ad agosto, a luglio, a giugno, è stato molto difficile ed impegnativo. Non tutti magari sono disposti a correre con il caldo, quindi valutate anche questo. Inoltre, come detto, le settimane di allenamento più sono meglio è, stesso discorso per i giorni di allenamento, ed inoltre sarà molto utile inserire molte mezze maratone e magari anche qualche gara da 30 km come test intermedi. Per correre una maratona è ancora più importante andare a costruire la nostra tabella basandoci su queste 4 fasi. La fase di costruzione, quella aerobica dove noi andiamo a mettere chilometri in corsa lenta, la fase di velocità dove noi iniziamo a sprintare e dare velocità alle nostre gambe, la fase di qualità dove andiamo ad allungare le ripetute e iniziamo a rallentare un pochino i ritmi, e poi la parte specifica, quella più focalizzata sulla maratona, dove andremo a effettuare i lunghi più importanti, le ripetute più lunghe. Chiaramente ci dovremo basare su una tabella in funzione del tempo a disposizione. Secondo me meno di 8 settimane non sono sufficienti per preparare una maratona. In questo caso, come per la mezza maratona, è fondamentale conoscere i ritmi di allenamento. Di conseguenza, tramite il calcolatore possiamo andare a inserire il tempo ottenuto per esempio in una mezza maratona o in una 10 km e otteniamo poi nella tabella successiva i ritmi da utilizzare in allenamento. Inoltre potremo fare anche delle previsioni sui tempi che potremo impiegare a correre la maratona, la mezza maratona e così via. Questi valori sono tutti indicativi, dobbiamo provarli e testarli sul nostro corpo. Ed eccoci qui finalmente alla tabella esempio. Prima di correre dobbiamo essere normopeso, avere almeno 12 settimane a disposizione per correre questa tabella, seguire la tabella evitando di effettuare variazioni di velocità e di chilometri, nel senso che se noi vogliamo ridurre le velocità e ridurre i chilometri va bene, chiaramente non troppo perché se no non avremo i chilometri nelle gambe a disposizione per correre la maratona. Sconsiglio di incrementarli perché sono comunque un bel numero di chilometri e delle velocità già impegnative. Consiglio poi, per utilizzare questa tabella, di partire da una buona forma e quindi utilizzare la tabella della mezza maratona che ho del precedente video. Spero che questo tipo di video vi piaccia. Se è così mettete mi piace, iscrivetevi, per me è molto importante per far crescere il canale e far arrivare queste informazioni a più persone possibili. Vi ringrazio. Gli allenamenti fondamentali sono il martedì, il giovedì e la domenica. Chi corre 4 giorni correrà il mercoledì, chi ne corre 5 correrà sia il mercoledì che il sabato. Mi hanno chiesto il lunedì se è un giorno di riposo. Il lunedì è un giorno di riposo. Di solito faccio così per chi non corre 6 giorni a settimana, perché chiaramente la domenica solitamente ci sarà un allenamento impegnativo, il lunedì si ricomincia a lavorare e di conseguenza potrebbe essere un ottimo giorno per recuperare. Come detto, questa tabella deve essere corsa avendo dietro di sé una bella base aerobica e di allenamenti. La prima settimana la prevedo di scarico, può essere una settimana dopo una gara per esempio, quindi martedì si correranno 6 km a ritmo lento, il giovedì 10 km a ritmo lento, la domenica invece un progressivo nel quale si può accelerare la velocità negli ultimi 3-4 km. Il mercoledì e il sabato invece si correrà sempre in corsa lenta. La seconda settimana invece andremo a effettuare delle salite, quindi potenziamento, che è molto importante in preparazione poi di una corsa così lunga e impegnativa. Correremo 10 salite di lunghezza 500 metri a ritmo threshold e scenderemo recuperando in discesa. Il giovedì andremo a correre 15 km di corsa lenta, la domenica invece andremo a fare un progressivo di 16 km aumentando la velocità agli ultimi 4-5 km. Il mercoledì per tutta la tabella sarà dedicato alla corsa lenta, il sabato in questo caso faremo un progressivo di 12 km. La terza settimana invece sarà dedicata alle ripetute brevi. Andremo a correre 4 volte 600
200 metri a ritmo R, 4 volte 400 metri a ritmo R e 2 volte i 200 metri a ritmo R. Il recupero sarà pari a 2 volte il tempo corso. Per esempio, se una ripetuta impieghiamo 2 minuti a correrla, il recupero sarà pari a 4 minuti e questo dovrà essere corso a un ritmo tra il jogging e la corsa lenta. Il riscaldamento e il defaticamento sono sempre importanti, vanno sempre fatti e saranno 3 km di riscaldamento e 5 km di defaticamento. Il giovedì dedicato alla corsa lenta sarà di 17 km, la domenica invece faremo il primo lungo abbastanza impegnativo di 20 km. Passiamo direttamente al sabato. Il sabato invece andremo a effettuare un fartlek dove correremo 7 volte 2 minuti a ritmo elevato, quindi tra il threshold e l'interval, e recupereremo 1 minuto più 7 volte 1 minuto a ritmo tra il threshold e l'interval e recupereremo un altro minuto. La quarta settimana invece andremo a correre 6 volte i 1000 metri a ritmo interval, recuperando 500 metri a ritmo easy. Il giovedì invece effettueremo 18 km di fondo progressivo, andando ad aumentare la velocità a un ritmo elevato, quindi tendente al threshold, gli ultimi 4-5 km, mentre la domenica faremo un altro lungo di 24 km. Il sabato invece, per chi corre 5 giorni, ci sarà un progressivo di 16 km. La quinta settimana è la prima settimana di scarico, quindi correremo il martedì 3 volte i 2000 metri a ritmo threshold, recuperando 1 km a ritmo lento. Il giovedì invece faremo 8 km di corsa lenta e la domenica invece un progressivo di 26 km. Qui le velocità non devono essere necessariamente elevate come possono essere per dei progressivi di lunghezza di 16-12 km, però si dovrà sicuramente andare a effettuare un'accelerazione. La sesta settimana ci sarà un allenamento molto intenso, ovvero una serie di ripetute. Si faranno 3 km a ritmo threshold meno 5 secondi recuperando 2 minuti in jogging, quindi il recupero non è molto lungo, poi 2 km in threshold meno 10 secondi recuperando sempre 2 minuti in jogging e infine 1000 metri a ritmo threshold meno 15 secondi recuperando 3 minuti in jogging. Poi andremo a effettuare lo stesso allenamento al contrario, quindi partendo dai 1000 metri fino ai 3000. Il giovedì faremo una corsa lenta di 16 km e la domenica invece andremo a fare un bel lungo all'interno del quale ho inserito delle ripetute, quindi ci saranno 4 km di riscaldamento, 3 volte i 4000 a ritmo threshold recuperando 1 km in corsa lenta e poi finiremo l'allenamento con 10 km di corsa lenta. La settima settimana invece ci sarà il martedì un allenamento un po' più leggero perché l'allenamento della domenica sarà molto impegnativo e quindi propongo 15 km di fondo progressivo. Tutti i progressivi devono essere fatti a sensazione, quindi in base a come noi ci sentiamo dobbiamo decidere quando accelerare. In questo caso, se noi fossimo stanchi, possiamo accelerare anche solo gli ultimi 2-3 km senza problemi. Il giovedì si farà invece una corsa lenta di 18 km e invece la domenica ci sarà un altro lungo abbastanza impegnativo dove andremo a correre 2,5 km di riscaldamento, poi faremo 10 minuti corsa a ritmo maratona, poi 3 km a ritmo easy, 5 km a ritmo maratona, 3 km a ritmo easy, 2 km in threshold, 4 km e mezzo a ritmo easy e finiamo con 2 km in threshold. Questo allenamento è veramente tosto, è veramente impegnativo, quindi mi raccomando, la cosa importante è andare a correre tutti i chilometri, quindi se non ce la facciamo riduciamo i ritmi. Chiaramente ci deve essere differenza tra le varie fasi, quindi se 10 km corriamo a un certo ritmo, i 3 andranno corsi più lenti, ma i 5 dovranno essere corsi nuovamente più veloci dei 3 km precedenti. Mercoledì e sabato invece si faranno sempre dei chilometri in corsa lenta. L'ottava settimana invece ci sarà un allenamento leggero il martedì, infatti 18 km in corsa lenta. Sono tanti chilometri, ma comunque corsi piano non intaccano tanto il nostro fisico perché dovremmo recuperare dai chilometri della domenica. Il giovedì invece ci sarà un allenamento impegnativo. Dopo una fase di riscaldamento di 3 km correremo 6 km e mezzo a ritmo threshold recuperando 4 minuti in jogging, poi correremo 5 km in ritmo threshold recuperando 3 minuti sempre in jogging, poi correremo 3 km a ritmo threshold recuperando 2 minuti in jogging e infine 1,5 km a ritmo interval, quindi ancora più impegnativo, e poi termineremo l'allenamento con 2 km di defaticamento. La domenica andremo a correre sempre una distanza molto lunga, andando a correre 21 km a ritmo maratona e dovremmo farcela in maniera agevole, nel senso che se poi nel nostro ritmo maratona ci dovremmo correre una maratona, quindi con un riscaldamento e un defaticamento in totale di 7 km. La nona settimana invece è la prima settimana di
scarico. Andiamo a correre 4 volte 1000 metri a ritmo interval, recuperando 500 metri a ritmo lento. Andiamo poi il giovedì a correre 7 km a ritmo lento. La domenica invece ci sarà l'ultimo allenamento veramente impegnativo, ovvero 4 volte i 5000 metri a un ritmo maratona meno 5 secondi, quindi un po' più veloce, recuperando 1 chilometro di corsa lenta. E infine aggiungeremo 3 km di riscaldamento e 9 di defaticamento. La 10ª settimana invece sarà la seconda settimana di scarico. Andremo a correre 10 km a ritmo maratona più 10 e poi 10 km a ritmo maratona meno 10 secondi. In questo caso noi andremo a correre praticamente una mezza maratona, 20 km, ad un ritmo inizialmente più lento e poi più veloce, e quindi il cambio di ritmo aiuta sicuramente il nostro fisico. Poi il giovedì correremo 5 km di corsa lenta e la domenica 28 km di fondo progressivo. Pure qui il ritmo massimo che dovrà essere raggiunto sarà il ritmo maratona, quindi non bisognerà fare dei progressivi fino alla morte, ma si dovrà partire da un ritmo lento e poi ci dovrà essere un incremento costante di velocità. L'11ª settimana invece andremo a fare 7 volte 1000 metri a ritmo maratona, recuperando 500 metri a ritmo lento. Giovedì 5 km di corsa lenta. La domenica invece andremo a correre 21 km a ritmo maratona, facendo un piccolo riscaldamento e un piccolo defaticamento. La settimana della maratona invece l'allenamento sarà leggero, quindi andremo a correre 4 volte 2000 metri a ritmo threshold, recuperando 4 minuti in jogging. Giovedì faremo una corsa lenta e poi domenica correremo la maratona. Spero che questo video vi sia piaciuto. È un video secondo me molto interessante per chi comincia a correre o per chi vuole qualche idea per quanto riguarda gli allenamenti da utilizzare in maratona. Testate tutti gli allenamenti sul vostro corpo, perché questa è una tabella molto impegnativa, non è adatta a tutti, quindi apportate le giuste modifiche agli allenamenti per poi poter correre la maratona al massimo. E con questo vi saluto, ciao a tutti e buone corse!